Allora, diamo un'occhiata insieme a quello che bolle in pentola in casa Apple per il 2026. Parliamo dell'evento Apple Experience e attenzione, perché non si tratta del solito aggiornamento, ma di qualcosa che potrebbe davvero ridisegnare la strategia futura dell'azienda. Segnatevi questa data sul calendario, 4 marzo 2026. È confermato. Quel giorno Apple presenterà una serie di prodotti che, messi insieme, indicano un cambio di rotta piuttosto importante. Insomma, scordatevi la solita rinfrescatina di primavera. E, per far capire che fa sul serio, il lancio sarà globale e simultaneo. New York, Londra, Shanghai. Una mossa del genere la dice lunga su quanto Apple punti su questi nuovi annunci. È una vera e propria dichiarazione di intenti. Partiamo dai pezzi da 90, i nuovi modelli di MacBook Pro. E questi sono stati progettati con un obiettivo molto preciso in mente. Eccoli qui, i MacBook Pro aggiornati, nei classici formati da 14 e 16 pollici e saranno spinti dai nuovissimi chip M5 Pro e M5 Max. Ma il vero punto, il salto di qualità, non è solo la potenza bruta, ma il focus quasi esclusivo sull'intelligenza artificiale integrata direttamente nel dispositivo. Ma cosa significa on-device AI? Beh, in parole povere, il vantaggio enorme di questi chip è che possono gestire un'intelligenza artificiale complessa e potente in modo totalmente privato. Tutto viene elaborato direttamente sul Mac, senza dover mandare dati sul cloud. Questo si traduce in più velocità e soprattutto molta più privacy. Però aspettate un attimo, perché i modelli professionali potrebbero non essere la notizia più grossa. La vera bomba, a quanto pare, è un prodotto che punta a un mercato completamente diverso. Un MacBook per tutti? Per anni è sembrato un sogno, quasi un'utopia, ma a quanto pare la situazione potrebbe essere sul punto di cambiare per davvero. E l'obiettivo è chiarissimo, quasi sfacciato, un prezzo sotto i 900 euro. Una mossa super aggressiva pensata proprio per andare a conquistare una fascia di mercato che finora Apple aveva praticamente ignorato. Si parla del grande ritorno del design compatto da 12 pollici, con dentro un chip A18 Pro. Insomma, il portatile è perfetto per gli studenti e per chi lavora in mobilità. Un prodotto del genere potrebbe creare un vero terremoto in quel segmento di mercato. Ok, ma questa strategia di, chiamiamola, democratizzazione delle funzioni più avanzate non si ferma affatto ai Mac. Anzi, si estende a macchia d'olio su tutto l'ecosistema Apple. Diamo un'occhiata qui. Da una parte l'iPhone 17 e il modello base che dovrebbe finalmente ricevere la Dynamic Island, dicendo addio al vecchio notch. Anche gli iPad non staranno a guardare, con l'Air che dovrebbe passare al chip M4 e persino il modello base che riceverà un bel aggiornamento. Quindi il punto chiave è questo. Apple sta cercando di unificare l'esperienza. Le funzioni premium come l'intelligenza artificiale potente o una Siri più evoluta non saranno più un'esclusiva dei modelli Pro, ma arriveranno anche sui prodotti più accessibili. E per finire, quando sembrava tutto finito, spunta la voce sul classico One More Thing. Un qualcosa che potrebbe ridefinire completamente il ruolo di Apple nel mondo della domotica. Le indiscrezioni parlano di un Home Hub. Immaginiamocelo, un piccolo display da 7 pollici, pensato per essere il cervello della casa connessa. Da lì si controllerà tutto, luci, musica, sicurezza e il tutto gestito da una versione di Siri che si spera sarà finalmente all'altezza, davvero intelligente. Ora, se facciamo un passo indietro e mettiamo insieme tutti questi pezzi del puzzle, emerge un quadro molto chiaro. Si delinea una strategia tutta nuova. Vedete, non si tratta di aggiornamenti casuali. È una strategia ben precisa, con un obiettivo chiarissimo: rendere le tecnologie premium più accessibili. In questo modo Apple non solo vende più dispositivi, ma rende il suo ecosistema ancora più forte, più ampio e più attraente per tutti. E questo ci lascia con una domanda finale, forse la più importante sulla direzione dell'azienda. Quale sarà il vero simbolo di questa nuova strategia? Il Mac finalmente economico, capace di scuotere il mercato? Oppure l'iPhone 17e, che porta funzioni da top di gamma a un prezzo più basso? La risposta a questa domanda definirà probabilmente il prossimo decennio del colosso di Cupertino.